Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti sul canale di Yamamoto Nutrition. Oggi siamo qui insieme a Riccardo. Vabbè, Riccardo credo che lo conoscete bene. Ovviamente sei in preparazione per l'Olimpia, che ormai manca poco. Ormai manca poco, ma come si suol dire Riccardo è sempre in forma, perciò impeccabile. Oggi alleneremo spalle insieme e prima di allenarci prenderemo il super pre-workout Saiyan. Io sto utilizzando il Saiyan Focus, che è senza stimolanti perché sono un po' più sensibile alla caffeina e ovviamente agli stimolanti all'interno di un normale pre-workout, mentre Riccardo... Io lo preferisco con gli stimolanti perché anche in questo periodo con l'alimentazione che ho molto stretta, la caffeina mi dà quella spinta in più che mi serve durante l'allenamento. Assolutamente, sono d'accordissimo, anche perché poi ricordiamo che le energie a un certo punto della preparazione cominciano a calare, perciò è diciamo di vitale importanza poter utilizzare degli integratori e dei pre-workout molto forti in modo tale da sostenere bene l'allenamento e ovviamente spingere il più possibile per portare una condizione ancora migliore sul palco. A me dà una grossa mano, di solito lo prendo il pre-workout una mezz'oretta prima, così già mi sento la carica, e poi lo metto anche durante l'intra-workout, così lo sorseggio, continuo a sorseggiare durante l'allenamento. Così ti dà quel pump continuo? Sì, mi dà sempre quel pump continuo. Bene, allora noi ci sfondiamo e poi andiamo subito ad allenarci. Oggi abbondiamo, Rick. Due scusi. Vai. Tanto non ha stimolanti dentro. Oggi devo stare all'altezza di Riccardo, perciò non devo fare brutte figure. Io oggi le energie sono poche, quindi non farmi fare brutte figure. Cercherò di non farlo allora. Che ha pure un ottimo gusto questo nuovo pre-workout. Veramente buono. Allora io direi che ci siamo. Ok, partiamo. Marco, lascio decidere a te oggi cosa facciamo. Un onore. Allora, io avevo intenzione di fare 4 esercizi. Il primo lo facciamo di spinta, quindi una shoulder press. So che tu prediligi molto i macchinari. Sì, io con l'avanzare dell'età preferisco i macchinari piuttosto che i pesi liberi. Da giovane usavo molto più cariconi con i pesi liberi, adesso con qualche ciacco, infiammazioni, preferisco usare le macchine. Lo so perché avevo visto qualche suo reel e quindi ci ho visto lungo. Come secondo esercizio farei un'alzata laterale, quindi possiamo farlo alla macchina con manubri semplici. Alzata laterale possiamo farlo anche ai manubri. Ok, perfetto. E poi frontale e posteriore, quindi andremo a lavorare in toto la spalla. Perfetto. Però usando cariconi alti, così ti mantiene anche il pump e tutto sì. Io preferisco sempre carichi alti piuttosto che... Anzi, vicino alla competizione si dovrebbero diminuire i carichi, però a me succede che perdo la concentrazione facendo tecnica, aumentando il numero di ripetizioni, sento che non riesco, alle ultime ripetizioni non do il massimo, quindi preferisco farne meno e più intense e riesco in quelle prime ripetizioni a dare di più. Sono d'accordo con te, se no altrimenti mi perdo in quel momento. Mi perdo. Perfetto. Però certo sempre comunque senza esagerare, magari lasciando qualche volta pure un po' di buffer per non infortunarsi vicino alla competizione. Assolutamente sì, anche perché ricordo che la longevità è la chiave per poter continuare a gareggiare anno dopo anno. Riccardo è l'esempio lampante di longevità di un atleta che gareggerà tantissimo. Ma non tantissimo, io sinceramente ho iniziato la mia prima competizione nel 2017. Ah sì? Sì. Beh, però comunque... Però mi alleno da tantissimo perché comunque ho iniziato a allenarmi a 18 anni. Poi ho iniziato tardi a fare le competizioni, però come longevità dell'atleta hai un range molto ampio. Sono tanti anni che mi alleno e non ho avuto mai un infortunio grave, qualche infiammazione, qualche stiramento, però mai un infortunio che sono dovuto stare fermo, perché comunque un atleta avanzato si può permettere di fare alcune cose che un neofita non può fare, perché conosci il tuo corpo, conosci i tuoi limiti. Certo, assolutamente. Hai una coscienza diversa, hai un metodo d'approccio diverso all'allenamento, hai i pesi e ovviamente conosci molto bene il tuo corpo, come ha detto Riccardo. Bene, comunque bando alle ciance, buttiamoci sotto i pesi e procediamo. Facciamo sempre qualche serie di avvicinamento prima di cominciare la serie effettiva, in modo tale che intanto il muscolo si riscalda e anche l'articolazione va a riscaldarsi, quindi il corpo si abitua al movimento, onde evitare strappi, infiammazioni, qualsiasi altra cosa ne convenga. Lascio riscaldare te. Vai.
Quante ne facciamo? Sulle 4 serie Ok? da 8-10. Ok. Belle controllate, Sì. però con un peso alto. Sì. Va bene. Ci siamo. Prima serie. Dimmi se ti serve. Dai. Ci vai anche tu, dai. Solo. Ok. Merda. Beh. Tosta. Io finita questa posso pure andare a casa. Andiamo. 1, 2, volano. 3, 4, 5. Ok. Ora contano. Sì. L'ultima. Vai. Eccola qui. Dentro. Bellissimo. Ora, vuoi fare manubri oppure macchina per le alzate laterali? Come preferisci? Facciamo manubri. Facciamo Se no tutte macchine. Perfetto, andiamo a Vai. fare manubri. Ok. Se dobbiamo fare delle ripetizioni extra io ti aiuto solamente nel ritorno che me le tieni un po'. Ok, va bene. E basta. Per esempio adesso tutti i nuovi influencer del fitness, no, sconsigliano le alzate laterali manubri perché in fondo perdi la tensione. Io sinceramente è l'esercizio con cui ho migliorato di più i deltoidi. Qualsiasi tipo di alzata laterale. Perché comunque sia a martello che sia aperta, l'alzata laterale è sì. la chiave. No, dico va bene al cavo, va bene lo stesso, anzi fuori pure meglio. Però comunque anche se perdiamo tensione in basso, quando tu hai un'esecuzione controllata, Esatto. perdi l'ultimo pezzetto, ma Sì, non ma- è quello che cambia l'esercizio o l'efficacia. Esatto. Qua Ricky crea una tensione continua coi manubri. Quando scende, non scende diretto che fa questo movimento, ma Bravo. lo controlla. Perciò è lui stesso che crea tensione continua. Let's go. Ecco, dai. Dai, altri due. Con le alzate laterali, soprattutto i manubri, cerco sempre di non caricare troppo perché come vedi ho un trapezio enorme, quindi cerco di farla più controllata possibile e mentalmente cerco sempre di Isolarlo. di non toccare il trapezio, anche se sono trapezio dominante e comunque anche quando porto le buste della spesa Sì. sento che mi va in pump il È trapezio. lo stesso mio problema, stesso. Però vedi, nella tua categoria il trapezio grande è un pregio. Certo, Invece nella mia no, certo. perché risulta troppo muscolare, quindi devo stare attento perché mi cresce da solo. Un muscolo pure che non ho mai allenato. Eccolo. Buono. Siamo al terzo esercizio, sempre tre serie e facciamo le alzate frontali. Questa volta seduti sulla panca in modo tale che così Sì. non andiamo anche a faticare un po' a lombare la schiena. E siccome ovviamente Riccardo è già molto dominante di frontale, quindi andiamo a lavorare di fino. Sì. 12 ripetizioni, barra 15. Poi come ti stavo dicendo prima, per da esempio, pompaggio. la deltoide frontale ce l'ho molto sviluppato, però come forza nell'esercizio ce l'ho avuta sempre poca sul frontale. Mi bastava sempre poco peso per svilupparlo. sentirlo esplodere al massimo. Perfetto. Beh, allora quello è l'esercizio che fa a caso nostro. Io userei anche un 10 kg. Ma proviamo. Mi lascio sempre sulla panca
una leggera inclinazione del sellino, dello schienale, in modo tale che non sono completamente attaccato e se devo ondeggiare e sgarrare qualche ripetizione, almeno non sono attaccato con la schiena. Paura, Ricky. Forza Ricky, forza Ricky. Eccola lì, bella. Andando verso l'interno lo sento molto di più. Lo faccio anche quando faccio le frontali in Con questo la presa modo. neutra. Quando arrivo, Scusami, con la quando presa- arrivo sopra, strizzandolo un po' riesco a percepirlo meglio. Sì. Essendo una contrazione più forte. Bravo Marco, dai. Forza. Sì. Dai che manca poco. Olimpia, forza. Per esempio qua anche la fase negativa è fondamentale, quasi più della fase positiva, perché Sì. la positiva ti viene naturale, comunque spingere su, no? Ma questo Invece movimento... invece il controllarla non sempre ti viene. Esatto. Cioè, È anche più un con la esercizio fatica, mentale che... Sì, sono d'accordo. Ma posso farti una domanda? Che sensazione si prova? Tu ormai da quanti anni è che vai all'Olimpia? Ah, questo è il quinto. Che sensazione è? Cioè, nel senso... Un ragazzo una volta mi dice, ma ormai lo presenti tu l'Olimpia. Esatto. Cioè, Sai che è un'emozione non troppo definita per me, perché io delle volte soffro molto le preparazioni. Arrivo gli ultimi giorni talmente sfinito che hai quelle poche energia giuste per cercare di alzarti a letto e andare con la palestra per fare quell'allenamento e ributtarti sul letto. Non hai neanche quasi tempo di pensare Metabolizzare. alle emozioni, a quello che stai provando. Cioè, delle volte io faccio fatica proprio a stare in piedi. certo. E quindi arrivi a quel giorno che non vedi l'ora quasi, cioè non che finisce, però vuoi concentrato, devi dare tutto su quel palco, Sì, hai sì, lavorato sì, un anno e quindi quasi che non... Sì, come se non- fossi in un'ipnosi, cioè Sì. ci ritrovi lì, dici... Sì, sono dentro, Sono qua. concentrato su quella cosa e quasi che sono isolato anche dalle emozioni esterne, da quello che provi, da quello che vedi davanti, ti vedi i migliori atleti al mondo quasi che non esistono. Certo. Ma invece la prima volta che ti sei qualificato, che sensazione hai provato proprio quando... No, la prima volta è stata un'emozione incredibile perché era l'anno del Covid. Io mi ero ha preso la Pro Card nel 2019. Sì. Feci le prime 2 o 3 gare, avevo già dei punti sulla classifica. Sì. Quindi era il mio sogno, dico forse quest'anno ce la faccio. A un certo punto avevo programmato le gare del 2020, Sì. erano 2 o 3 gare inizio anno per provare a qualificarmi. Arriva il Covid e mi ha spento tutti i sogni. Però io non ho mollato, ho fatto la palestra a casa, mi sono allenato a casa, la prima gara disponibile che c'era mi sono qualificato. Fantastico. È stata un'emozione incredibile perché pensavo di aver perso Forse tutto. anche il doppio, perché proprio Di più, per il quello doppio, il ostacolo triplo, che dici, sì. sono andato avanti, comunque non ho mollato e perché ho trovato la forza di poter Quando è andare arrivato avanti. il Covid mi è crollato il mondo addosso perché talmente la speranza di quel sogno Certo. che poi ti è crollato tutto. Vedi, tu ti sei qualificato quell'anno e io invece quell'anno ho fatto la mia prima gara nel 2020. La tua luglio prima 2020, gara? sì, No, la mia pensavo prima tu No. hai iniziato a gareggiare No, prima di la me. mia prima nel 2020 a luglio. Ma sai che mi sa che c'ero io? No, io non ho fatta in FBB la prima, In Wappa. l'ho fatta in Guapa. C'ero. Sì. A E Perugia. Ho vinto anche l'overall. L'ho Ho vinto prima visto, l'overall. c'ero a Perugia, portavo un ragazzo Memphis E a quella per me è gareggiare. stata una bellissima E ti esperienza. stai con Alex. Sì, esatto. Mi ti ricordo, Anche per me mi ti quella ricordo. è stata veramente una bella Mi ti esperienza. ricordo. E per Però quello che io ti ho visto quel giorno lì, molto preparato, Sì. che non pensavo che era la prima. Cioè, adesso me l'hai detto tu, quella è la tua prima gara. Sì. Pensavo che gareggiavi già da anni, perché No, eri quella era la mia preparatissimo comunque. Sì, assolutamente. No, te l'ho chiesto apposta, poi deve essere proprio una soddisfazione perché anch'io con la quarantena e mezzo, Sì. preparandomi da solo Quindi- per un certo tot, eccetera, comunque è una soddisfazione immensa. Cioè, è proprio bello. No, è stato difficile, perché tu pensa, il Covid, io mi ero messo d'accordo con il proprietario di una palestra, dico guarda, prepara l'Olimpia, fammi andare ad allenarmi, vado solo io là dentro, metto sì vai, Certo,
Però che succede? La prima volta che vado, una segnalazione ai vigili non mi ha fatto più andare. Sì. Sono andato al sindaco e guarda, ho detto guarda, possiamo fare un permesso speciale, che comunque vado lì a allenarmi da solo, devo fare l'Olimpia, sta gara importante. Il sindaco niente, non mi ha dato un permesso, cioè, quindi mi sono dovuto organizzare a casa, allenarmi a casa, che poi quell'anno tutti hanno comprato attrezzi per home fitness online, non si trova niente, mi sono costruito gli attrezzi da soli, Davvero? non avevo mai fatto una saldatura, ho fatto degli attrezzi da solo, saldato da solo per la prima volta. Questo già spiega tutto. Questo già spiega la passione e la dedizione che hai per questo sport. È stato Io veramente... infatti te l'ho chiesto apposta, non sapevo di questa storia, ma sono felice che è uscita questa storia, perché può essere veramente di ispirazione a tanti ragazzi che poi dicono sì, è tutto facile. Non è facile, ti devi creare tu la strada. No, Devi creare tu la strada. Niente. Niente ti è regalato, niente. Bravo, nessuno ti regala mai È niente. davvero per questo, cioè sei un esempio, te lo giuro. Allora ragazzi, siccome Riccardo si trova bene per i posteriori con una stimolazione di contrazione maggiore, facciamo questa tecnica che si chiama Isomix, in pratica sono 15 ripetizioni, ogni 5 ripetizioni teniamo 5 secondi in isometria, quindi in contrazione, e andremo a fare 2 serie, in modo tale che sono serie abbastanza intense, Sì. perciò non stiamo a caricare troppo, anche perché essendo un muscolo piccolo, Sì. gli diamo solo questa stimolazione in più. Vuoi partire tu? E poi io per esempio non ho tanto bisogno, perché comunque l'alleno molto anche facendo Sì, i dorsali. esatto. Faccio 2 volte a settimana i dorsali, quindi i deltoidi posteriori faccio sempre un esercizio, massimo 2, ma anche leggeri. Perfetto, perfetto. Quindi ok, parti tu? Sì. Oh. Vediamo se il peso ci sta. Leggero. Fa un po' di più. Ok, perfetto. Tieni. Marco, finito l'allenamento, ti vai a darmi un'occhiata alla condizione? È un onore, perciò sì. Mi dici cosa ne pensi? Mostra. Spettacolo. Mamma mia. Sparo. Perfetto. Allenamento terminato, ho appena finito di vedere la sua condizione. Io ti faccio ancora i miei complimenti, te li rinnovo. Grazie, Marco, veramente. grazie. Spero che il video vi sia piaciuto. Seguiteci sui nostri canali Instagram, seguite anche Yamamoto Nutrition. Ricky, io davvero ti ringrazio. No, grazie a te, perché io quando in questi momenti che sono stanco faccio anche fatica ad allenarmi, invece con una persona che mi motiva Sono contento. mi ha fatto un bel allenamento. Sappi che per me è un onore. Grazie, è un onore per me, grazie. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate, seguite tutte le pagine e anche qui il canale YouTube di Yamamoto Nutrition e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.